Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima borsa che ho chiamato Mia. Il classico modello a mezzaluna che fa sicuramente gola alle più giovani, alle giovani donne, alle giovani ragazze. Tu mamma o nonna, il modello non fa per te? Allora realizzalo per le tue nipotine o per le tue figlie, farai davvero cosa gradita. Anche per la borsa Mia ho utilizzato pochi accessori ma indispensabili. Intanto iniziamo dal filato. Ho utilizzato esattamente 350 grammi di fettuccia, uncinetto di lavorazione 5,5. Tra gli accessori invece abbiamo una chiusura a cartella nella variante argento, così come due moschettoni tondi a ventaglio e 50-60 cm di catena. Ovviamente gli accessori sono facoltativi perché potete utilizzare ciò che avete a disposizione. Nel corso del tutorial vi suggerirò qualcosa. Spero che anche questo progetto vi piaccia, come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente mi raccomando, taggami se prendi spunto o ispirazione da questo progetto, farai sicuramente cosa gradita. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, ma come sempre vi devo ricordare di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina se ancora non l'avete fatto, se sei passato qui per caso, e di seguirmi anche sui social. A questo punto, sigla! Intanto faccio un cappio e avvio 26 catenelle che all'incirca corrispondono a 22 centimetri. E 26. A partire dalla seconda catenella nella maglia dietro vado a fare innanzitutto un primo punto bassissimo, poi dal secondo punto per un totale di 23 punti vado a fare un punto basso, quindi questo è il primo di 23. Ventiduesimo punto basso, 23esimo ed ultimo punto basso. Nell'ultima catenella andiamo a lavorare un punto bassissimo, proprio come abbiamo fatto ad inizio riga. Senza fare la catenella giriamo il nostro lavoro e continuiamo per la riga numero 2. Salto il primo punto bassissimo realizzato, vado nel secondo, magari allungo un po' l'asola per comodità, entro e faccio un punto bassissimo. Nel punto successivo vado a lavorare due punti bassi, primo aumento, 1 e 2. E nei prossimi 3 punti lavoro un punto basso. Per il resto della riga ripeterò un aumento più 3 punti bassi per altre 4 volte, per un totale di 5 con la prima sequenza effettuata. Quindi ripetiamo nel prossimo punto 2 punti, nello stesso,
e nei prossimi 3 un punto basso. Nel successivo un aumento e nei prossimi 3 un punto basso. E per l'ultima volta, nonché la quinta, facciamo un aumento nel successivo e nei prossimi 3 un punto basso. Ci rimarranno gli ultimi 3 punti. Terminiamo la riga con l'aumento nel terzultimo punto, con un punto bassissimo nel penultimo punto e a questo punto giriamo il nostro lavoro e saltiamo l'ultimo, che sarebbe il punto bassissimo di fine riga precedente o comunque di inizio riga una volta girato. Lavoriamo la riga numero 3 in maniera del tutto normale. Salto sempre il primo punto bassissimo e vado direttamente nel successivo. Vado a fare un punto bassissimo, vado a lavorare 25 punti bassi. E 25. Abbiamo gli ultimi 2 punti, il penultimo è un punto basso e l'ultimo è un punto bassissimo. Noi andremo a lavorare solo il penultimo e faremo un punto bassissimo. L'ultimo lo saltiamo, questa regola vale per tutto il pannello. E continuo per la riga numero 4. Innanzitutto salto sempre il primo punto, vado nel successivo e lavoro un punto bassissimo. Poi vado a fare un aumento nel punto successivo, 2 punti nello stesso. Nei prossimi 4 faccio un punto basso. Nel punto successivo faccio un aumento, 2 punti nello stesso, più 3 punti bassi, un punto nei prossimi 3. 1, 2, 3. Adesso ripetiamo un aumento e i 3 punti bassi per altre 2 volte per un totale di 3. Per cui punto successivo un aumento, 2 punti nello stesso e nei prossimi 3 un punto singolo, 1, 2, 3. Ripetiamo per l'ultima volta, nel successivo 2 punti e nei prossimi 3 un punto singolo. Terminiamo la riga allo stesso modo di come l'abbiamo iniziata. Quindi faremo un aumento nel punto successivo,
più i 4 punti nei prossimi 4. 1, 2, 3 e 4. Rimangono 3 punti. Nel terzultimo facciamo un aumento, 2 punti nello stesso. Nel penultimo facciamo un punto bassissimo e l'ultimo anche qui lo saltiamo, quindi giriamo il nostro lavoro e continuiamo per la riga numero 5, dove salteremo sempre il primo punto bassissimo, entreremo nel secondo e faremo un punto bassissimo e poi andiamo a lavorare i prossimi 27 punti, lavorando un punto basso singolo. 27° punto basso ed ultimo, 1-2 punti, nel penultimo facciamo un punto bassissimo e il successivo lo saltiamo come sempre. Giriamo il nostro lavoro e continuiamo per la riga numero 6. Saltiamo sempre il primo punto bassissimo, andiamo nel successivo e facciamo un punto bassissimo. Nei prossimi 6 punti bassi andiamo a lavorare un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel prossimo punto facciamo un aumento, 2 punti nello stesso e nei prossimi 3 un punto basso. Ripetiamo questa sequenza per altre 2 volte per un totale di 3 con la sequenza appena fatta insieme. Quindi punto successivo, un aumento, nei prossimi 3 un punto basso singolo. Ripetiamo per l'ultima volta, un aumento nel punto successivo e un punto basso nei prossimi 3. Poi facciamo un aumento nel punto successivo, 2 punti nello stesso e 6 punti bassi, un punto singolo nei prossimi 6 punti. Al termine della riga ci rimangono gli ultimi 2 punti. Nel penultimo facciamo il punto bassissimo e l'ultimo lo saltiamo. Giriamo il nostro lavoro e procediamo per la riga numero 7. Saltiamo sempre il primo, andiamo nel secondo, facciamo un punto bassissimo e a partire dal punto successivo lavoreremo 27 punti bassi. Quindi un punto basso singolo nei prossimi 27 punti.
e 27° ed ultimo punto basso. Come sempre ci rimangono gli ultimi 2 punti, lavoriamo solo il penultimo a punto bassissimo. Quindi giriamo il nostro lavoro. Dalla riga numero 8 alla riga numero 11 dobbiamo ripetere la riga numero 6 e la riga numero 7. Ora ve lo scrivo anche qui in alto. Durante la riga numero 6 dobbiamo andare a lavorare un punto bassissimo, 6 punti bassi, un aumento più 3 punti bassi per ben 3 volte, un aumento più 6 punti bassi e si termina col punto bassissimo e si gira il lavoro. Per la riga numero 7, proprio come abbiamo fatto poco prima insieme, un punto bassissimo, 27 punti bassi, un punto bassissimo. Vi ho scritto tutto qui, non dovreste avere problemi. Io continuo e ci vediamo per la riga numero 12 dove continueremo il nostro lavoro. Bene, ho terminato le mie 4 righe, continuiamo per la riga numero 12. Salto sempre il primo punto, vado nel successivo e ne faccio uno bassissimo. Poi vado a lavorare 25 punti bassi. Venticinquesimo ed ultimo punto basso, 1 e 2, lavoriamo il penultimo e facciamo un punto bassissimo. Giriamo il nostro lavoro, si sta imbarcando, stiamo in qualche modo realizzando un po' di profondità. Riga numero 13, salto il primo punto, vado nel successivo e faccio un punto bassissimo, vado a lavorare 23 punti bassi. Ventitreesimo punto basso, 1 2, lavoriamo un punto bassissimo solo nel penultimo e abbiamo quasi completato il primo pannello, ma adesso lo andiamo a rifinire. Per rifinire basterà continuare il lavoro, quindi fatto l'ultimo punto bassissimo entro direttamente in questo punto qui e vado a fare un punto basso. Poi entro nella riga successiva e ne faccio 2. 1, 2. Riga successiva faccio un solo punto. Riga successiva 2 punti bassi. 1, 2. Riga successiva un solo punto. Riga successiva 2 punti bassi, riga successiva un solo punto,
riga successiva 2 punti bassi, riga successiva un solo punto, riga successiva 2 punti bassi, un solo punto nella riga successiva, e proprio qui nell'angolo, esattamente nel primo punto, nella prima catenella, proprio qui vado a fare 3 punti bassi. 1, 2 e 3, esattamente in questo modo. Adesso andrò a lavorare in tutti i punti che ho al di sotto, in tutte le catenelle iniziali, un punto bassissimo. 2, 3, 4, 5, 22esimo punto bassissimo. Nell'ultimo punto, proprio come abbiamo fatto all'inizio, dove c'è il punto bassissimo, vado a fare 3 punti. 1, 2 e 3, e poi in maniera speculare andiamo a ripetere, andiamo ad alternare un punto, 2 punti, quindi punto successivo, un punto basso, riga successiva 2 punti bassi, riga successiva un solo punto, nella successiva ne facciamo 2 e continuiamo così alternando i punti. Faccio l'ultimo punto basso e una volta fatto questo vado direttamente nel primo punto e vado a fare un punto bassissimo, stesso lavoro della zona superiore. 1, 2, 3, 'Facciamo un 24esimo punto bassissimo. Qui abbiamo il punto bassissimo che abbiamo fatto ad inizio giro di rifinitura. Quindi cosa facciamo? Stacchiamo un po' di fettuccia
e con l'ausilio di un ago andiamo a fare un'asola non nel punto bassissimo ma nel punto basso, il primo che abbiamo. Entriamo al centro dell'ultimo e voilà, non si nota il punto di avvio, non c'è alcun scalino, quindi giriamo il nostro lavoro e andiamo a nascondere la fettuccia in eccesso. Una volta fatto il primo pannello, ne realizziamo chiaramente un secondo. I pannelli misureranno 25 cm per un'altezza da 18, mentre sulla zona centrale siamo a 14. Metto 2 pannelli dritto contro dritto e vado a cucire direttamente con l'uncinetto. Potete anche utilizzare ago e filo. Entro nel primo punto di 3, cucirò a partire proprio da qui, dall'estremità, e nel primo punto dall'altra parte. Prendo la fettuccia che in un secondo momento andrò a nascondere e tiro fuori. Entro nel punto successivo e nel punto successivo prendo la fettuccia e chiudo. Punto successivo col punto successivo e chiudo. Ovviamente abbiamo lo stesso numero di punti su entrambi i pannelli, visto che abbiamo fatto lo stesso schema, per cui cuciremo punto con punto. 1 e 2 e chiudo. 1 e 2 e chiudo e così via per tutto il giro borsa. E 3. Allora, farei una catenella perché vorrei fare una cosa. Ok, intanto questo è il risultato. Capovolgo la mia borsa, ovviamente.
questo qui sarà il risultato della cucitura. Ho capovolto la borsa con la fettuccia perché volevo rifinire il bordo superiore, ma credo che non lo farò perché è abbastanza pulito. Vado soltanto a realizzare la chiusura, anche se potrei benissimo andare a mettere un bottone magnetico. Vi do l'alternativa. Io farò un'altra chiusura e adesso la vediamo insieme. Intanto andiamo a nascondere la fettuccia in eccesso, quindi già avevo fatto la catenella, stacco la fettuccia e la nascondo tra i punti e vado a bloccare invece quella iniziale allo stesso modo. Per il cinturino, che sarà la chiusura della nostra borsa, ho fatto 11 catenelle. Basta prendere un po' di misura esattamente in questo modo, vi calcolate un attimino e vedete, anche perché calcolate che ci sarà un'estremità arrotondata, quindi acquisiremo qualche centimetro. Poi a partire dalla seconda catenella inizio a fare un punto basso. Nell'ultima catenella invece vorrei fare dei mezzi punti, quindi prendo il filo, entro nella maglia dietro e faccio il primo mezzo punto, ne faccio un secondo, 3 asole e chiudo, un terzo, un quarto punto e un quinto ed ultimo mezzo punto. Ok, sì, penso che possa bastare. Adesso ritorno indietro a punto basso, lavorando anche la coda, per cui vado a fare 9 punti bassi. E l'ultimo punto, il nono. Allora, intanto faccio una catenella di sicurezza e faccio delle prove. Vediamo se questo cinturino mi soddisfa. Credo proprio di sì, credo sia proprio proporzionato. Io utilizzerò una chiusura a cartella, ma volendo, invece di inserire il bottone magnetico all'interno, potete anche inserirlo qui e quindi fare questa piccola chiusura a vostra scelta. Come sempre vi do le alternative. Attacco ovviamente un po' di fettuccia e vado a cucire. Allora, intanto mi inserisco nel primo punto e vado a bloccarmi, e al centro dell'ultimo. Faccio un nodino dietro, così blocco la fettuccia e sbuco fuori dal primissimo. Andrò a cucire qui 1, 2, 3 nella terza riga al centro. Per ogni cucitura farò una doppia passata. E poi mi inserisco nell'altro punto, quindi 6 punti di cucitura totali. Prima di bloccare definitivamente il tutto, inserisco la mia chiusura e vedo se tutto mi convince, altrimenti sfilo e faccio un'altra cucitura un po' più in basso. Vediamo, questa chiusura ha i dentini, allargo un po', volendo possiamo mettere anche un po' di colla, quella che vi suggerisco sempre. Allora faccio aderire i dentini sulla parte dietro, così,
e poi spingo. Per spingere al meglio la lavorazione e farla aderire ai dentini possiamo prendere anche un giravite, un attrezzo insomma, e spingere, perché dobbiamo bloccare tutto per bene. Poi mi aiuto anche con delle pinze e prendo un po' di stoffa per spingere bene il tutto. Allora lo possiamo fare con le mani, forse con la pinza è meglio. Utilizzo la stoffa per non danneggiare la chiusura, per non graffiarla. Sì, molto meglio con le pinze, aderisce meglio, abbiamo più presa insomma. Ok, una volta fatto questo chiudo, inserisco l'altra metà, le alette sono chiuse quindi le apro. Ok, vediamo dove coincidono le alette, coincidono qui, quindi stacco, prendo la griglietta in dotazione, ovviamente voi non state vedendo questo passaggio perché all'interno, comunque inserisco la griglietta e con le mani mi aiuto, spingo le alette verso l'interno, chiudo. Bene, direi che va più che bene, quindi posso andare a bloccare definitivamente la fettuccia dietro. Ho preso bene le misure insomma. Allora faccio un nodo all'interno proprio della borsa, mi aiuto con l'uncinetto perché con l'ago sicuramente non riuscirei. La fettuccia d'eccesso la porto dentro e così spingo anche dentro il nodo e all'interno non si vede. Poi mi aiuto con un ago e l'eccesso me lo porto all'interno del cinturino. Bene, e voilà, progetto completato. Poco fa ho fatto passare anche 2 moscottoni a ventaglio attraverso la lavorazione, la fettuccia è abbastanza resistente, quindi possiamo fare benissimo così. Poi se avete altri agganci, altri ponticelli, utilizzate ciò che avete a disposizione. Lo stesso vale per la chiusura. Per quanto riguarda il manico, qui sul canale sono disponibili ben 5 tutorial su come fare dei manici, delle tracolle all'uncinetto in maniera davvero facile e veloce. Ve li lascio nella i qui in alto con scritto tracolle uncinetto. Se invece volete inserire una catenina proprio come a me, allora ne basteranno 60-65 cm. Io di solito utilizzo questa lunghezza. In totale per la borsa ho utilizzato 350 grammi di fettuccia, è rimasta questa 50 grammi. Volendo potrei fare direttamente il manico all'uncinetto o una tracolla bella lunga, però io opto per la catena, così spezziamo un po'. Non mi rimane che aprire i moschettoni e inserire la mia tracolla ed il progetto è così terminato. Molto molto bella, molto molto in trend, un modello molto giovanile che vabbè, se n'è andata la luce. Aspettiamo. E quindi non ho capito, che facciamo? Non arriva più la luce? Eccola, l'ho chiamata. Ok, rieccoci, scusate l'interruzione. Dicevo, è un modello che fa molto gola, soprattutto alle ragazze, alle giovani donne. Se volete realizzarla in cordino, vi ricordo che esiste il tutorial della borsa Kylie fatta in cordino. Lì ho inserito la zip, ma volendo potreste utilizzare lo stesso metodo di chiusura, quindi potete personalizzare entrambi i progetti. La borsa misura 22 cm, se vi ricordate i due pannelli erano da 25, ma tranquille, è del tutto normale, fatto di proposito appunto per avere una bella profondità, quindi la borsa alla fine può sembrare piccola da 22 cm per 18 cm, sì 18-19 cm in realtà, ma risulta pratica, comoda e capiente appunto perché abbiamo una bella profondità da circa 5 cm, siamo lì. Amiche ed amici, rieccoci qui, vi mostro anche la borsa indossata, è troppo bellina, mi piace un sacco, davvero, lo so, ve lo dico sempre, ma è così. Un'altra cosa importantissima, non vuoi realizzarla in fettuccia? Beh, ho per te l'alternativa, trovi qui sul canale lo schema della borsa Kylie, stesso modello ma realizzata in cordoncino. Volendo potresti anche utilizzare della lana, se troppo sottile ti suggerisco a 2 capi. Nella borsa Kylie ho fissato una zip, ma volendo puoi personalizzarla utilizzando gli accessori della borsa mia, quindi puoi andare a realizzare benissimo questa patellina con la chiusura a cartella o con un bottone magnetico. Insomma, la scelta è tua, in base ai tuoi gusti puoi realizzare o l'una o l'altra, trovi i tutorial di entrambe. Fatemi sapere cosa ne pensate, se proverete a replicarla, mi raccomando taggami, se prendi spunto e ispirazione da questo progetto farai cosa gradita e
e continua a seguirmi per non perderti altri tutorial interessanti. Seguimi anche sui social e mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanellina, in questo modo riceverai le notifiche ogni qualvolta un nuovo contenuto qui sul canale sarà online. A questo punto vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, come sempre vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!